Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici Il Cuso e benvenuti a una nuova puntata della fisica che non ti aspetti. Prima di cominciare volevo ringraziare Sandro di quantizzando.it per alcuni utilissimi suggerimenti relativi a questo video e a questo argomento e mi sa tanto che lo sfrutterò anche per il video sull'energia oscura, quindi Sandro, preparati! Sandro si occupa di astrofisica e qui sotto in descrizione vi lascio i suoi recapiti, ma è molto facile, cercate quantizzando.it su Instagram, su Facebook, su YouTube, su Google, lì cercate www.quantizzando.it e troverete tutte le sue pagine. Questo video ha perlomeno un paio di obiettivi. Facciamo tre. Il primo ovviamente è quello di parlarvi dell'argomento di questo video che, come avete visto dal titolo, è la materia oscura. Il secondo obiettivo è quello di far passare un concetto. In questi 5 anni circa di video a volte mi sono arrivati dei commenti, soprattutto sotto alcuni video specifici, di gente che accusava la fisica moderna di essere dogmatica. L'idea alla base di questa ipotesi è che pur di preservare la fede nelle teorie vigenti, nonostante magari dati sperimentali contrastanti, la fisica moderna sia disposta a introdurre idee bislacche pur di fare, diciamo semplicemente, tornare i conti. E manco a dirlo, la materia oscura è forse l'esempio più classico, l'esempio più additato a riprova di questa idea. Ecco, il secondo obiettivo di questo video è quello di provare a scardinare questa idea, a dimostrare che se si è introdotta un'ipotesi bislacca come quella della materia oscura, forse è perché altre idee, meno bislacche, sono state prese e messe in discussione. Ma questa discussione non ha portato da nessuna parte perché le alternative non erano concordi con i dati sperimentali. E ok, il terzo obiettivo è dimostrare che l'ipotesi della materia oscura, perché di ipotesi si tratta, al momento non abbiamo ancora una prova sperimentale diretta della sua esistenza, non è così bislacca come potrebbe sembrare. E mi spoilerò subito una cosa per dopo. Neutrini. Ma cominciamo. Tutti noi quasi quotidianamente sperimentiamo gli effetti della forza centrifuga. Senza entrare nei dettagli di cos'è, cosa non è, se è una forza reale, fittizia, non mi interessa, è quella spinta che vuol fare uscire di strada un'automobile quando sterza. È quella spinta che vorrebbe farci scappare di mano un oggetto che facciamo girare sopra la testa legato con una corda. È quella spinta che vorrebbe sparpagliare le stelle di una galassia nello spazio cosmico. Ma come l'attrito tra l'asfalto e gli pneumatici il più delle volte evita che l'auto esca di strada o la tensione della corda impedisce all'oggetto che facciamo girare di partire per la tangente, così la gravità impedisce alle stelle di una galassia di andare per i fatti loro. O almeno questa sembrerebbe essere la situazione perché le galassie sono dei sistemi dinamici ma stabili. Noi non vediamo le galassie sfaldarsi sotto gli effetti della forza centrifuga, né collassare in un unico supermassiccio buco nero al loro centro. Ma le cose, ahimè, non stanno così. Studi a partire dagli anni 30, tra cui quelli famosi di Fritz Zwicky, hanno mostrato una situazione ben diversa. Osservazioni sul diametro, sulla velocità di rotazione e sulla massa presunta delle galassie, ottenuta proprio come state immaginando, si contano le stelle e si stima la massa totale della galassia, hanno dimostrato che non c'è una sostanziale equivalenza tra l'accelerazione centrifuga e quella di gravità. La gravità non è neanche lontanamente sufficiente per contrastare la forza centrifuga. Stiamo parlando di una differenza di almeno 4 o 5 volte. Se la differenza fosse stata solo di un virgola qualcosa per cento, avremmo potuto dire, vabbè dai, ci siamo persi per strada una manciata di stelle, qualche buco nero, che poi all'epoca di queste prime osservazioni non è che si sapesse precisamente che cosa fossero. Ma qui sembra che abbiamo visto solamente una stella ogni 4. Come abbiamo fatto a sbagliarci così? E vi anticipo, non vale dire, dai, erano gli anni 30, la tecnologia era quella che era. Anche oggi i risultati sono gli stessi. E come se ne esce? La cosa più ragionevole da pensare è che abbiamo sbagliato a fare i conti. E tra i conti potenzialmente sbagliati, quelli ragionevolmente più probabili sono quelli relativi alla gravità. La relatività generale, infatti, a quell'epoca non era una teoria molto compresa.
D'altronde era stata dimostrata per la prima volta solo nel 1919 e c'è un'altra cosa da tenere in considerazione, ma prendetela come una mia opinione personale. Quando si parla di relatività generale, fateci caso, si portano sempre i soliti due esempi: l'effetto di lente gravitazionale osservato da Eddington e la misura della precessione dell'orbita di Mercurio. Oggigiorno si porta anche l'esempio del problema di sincronizzazione degli orologi a bordo dei satelliti del GPS, che deve tener conto degli effetti gravitazionali sul trascorrere del tempo. Ma se ci fate caso, si tratta tutti di fenomeni locali, fenomeni che avvengono all'interno del nostro sistema solare. Chi ci dice che su scale più grandi la relatività non segua leggi diverse e che quindi i calcoli fatti a partire dalla massa stimata delle galassie non siano completamente sbagliati? L'idea è plausibile, ma non è coerente con i più recenti dati sperimentali. Oggi abbiamo osservato effetti di lente gravitazionale da parte di oggetti molto più grandi e molto più lontani. Oggi abbiamo osservato indirettamente l'esistenza dei buchi neri che sono previsti dalla relatività generale e pochissimi anni fa abbiamo osservato per la prima volta le onde gravitazionali, anche loro previste dalla relatività generale. Beh, ma allora, se abbiamo fatto i conti giusti per calcolare la gravità, forse l'errore lo abbiamo fatto nel calcolare la forza centrifuga. Questa è già un'idea più bislacca, perché la dinamica newtoniana noi la conosciamo e la utilizziamo da molto più tempo rispetto alla relatività generale. Sarebbe molto strano che l'errore si annidasse proprio lì, però sono nati dei modelli chiamati MOND, Modified Newtonian Dynamics, cioè dinamiche newtoniane modificate. Questi modelli suppongono che le leggi della dinamica, come il celebre F uguale m per a, il secondo principio, siano solo approssimazioni di leggi più generali, che si manifestano solo in condizioni critiche. E qui vi faccio una domanda. Secondo voi, l'accelerazione centrifuga a cui è soggetta una stella come il Sole, o una anche più periferica in una galassia, è simile, più grande o molto più grande delle accelerazioni a cui siamo comunemente abituati? Prendiamo ad esempio l'accelerazione di gravità. Ricordatevi che le galassie sono molto grandi e l'accelerazione centrifuga aumenta all'aumentare della distanza dal centro di rotazione. Ecco, basta fare i conti della serva per scoprire che le accelerazioni centrifughe a cui sono soggette le stelle più periferiche di una galassia sono miliardi o decine di miliardi di volte più piccole delle nostre comuni accelerazioni. Già, sono più piccole perché la velocità di rotazione di una galassia è molto molto piccola. I modelli MOND ipotizzano l'esistenza di un fattore correttivo che è molto rilevante in condizioni di accelerazione così piccola e praticamente trascurabile nelle condizioni di accelerazione a cui siamo abituati. Intendiamoci, niente di nuovo o strano o di non già visto. Pensate al fattore di Lorentz nella relatività speciale. Questo fattore contiene il rapporto tra la velocità del corpo in esame e la velocità della luce, al quadrato. Quando la velocità del corpo è molto piccola rispetto alla velocità della luce, il fattore di Lorentz vale praticamente 1 e di conseguenza non abbiamo nessuna correzione delle distanze, dei tempi, la massa dell'oggetto non viene modificata e così via. Ma quando la velocità dell'oggetto diventa grande rispetto alla velocità della luce, le cose cambiano. Il fattore di Lorentz diverge all'infinito e tutti gli effetti relativistici diventano molto rilevanti. Ecco, nei modelli MOND è una cosa simile, ma per valori piccoli di accelerazione. Il problema è che oggi abbiamo la possibilità di testare sistemi in cui le accelerazioni sono così piccole e i modelli MOND non funzionano. Le leggi della dinamica continuano a reggere. E allora, se i modelli matematici per calcolare la gravità sono giusti e i modelli matematici per calcolare l'accelerazione centrifuga sono giusti, l'unica ipotesi che rimane è che abbiamo veramente ciccato a calcolare la massa. Ma le stelle sono lì che ci guardano, che brillano. Dov'è questa massa mancante? Ok, nel dubbio, non riuscendo a vederla, all'inizio la si è chiamata materia oscura perché non si riusciva a vedere. Poi il nome è rimasto, ma oggi sappiamo che questa materia, se esiste, non è come la materia a cui siamo abituati noi. E prima di addentrarci nel problema di stabilire di cosa è fatta la materia oscura, vorrei fare una piccola digressione. Tempo fa mi è stato mandato un messaggio e mi spiace, non sono riuscito a ritrovarlo, quindi non mi ricordo come ti chiami tu che me lo hai mandato, ma mi dicevi che a volte discutevi con i tuoi amici
del fatto che il termine materia in materia oscura sia fuorviante o usato a sproposito. Perché anche se la materia oscura deforma lo spazio-tempo come la materia ordinaria, il termine materia è già associato alla materia ordinaria, lascia pensare che essa sia fatta della stessa cosa di cui siamo fatti noi. E questo ovviamente non è vero. Ma in realtà la mia risposta è ni. Nel senso, d'accordo, materia oscura forse è un nome storico, forse è rimasto un po' cristallizzato come il modello standard. Il modello standard non è più un modello, ormai è una teoria a tutti gli effetti, quindi magari la materia oscura potremmo trovare un nome migliore. Ma c'è quell'aggettivo oscura che la distingue dalla materia ordinaria, che ha anche lei una definizione che la rende univoca, che la individua in modo univoco. Si chiama materia barionica. Noi siamo fatti di materia barionica, elettroni, protoni, neutroni e tutte le altre particelle che il modello standard associa a queste. E allora il termine materia, se lo utilizziamo solo come qualunque cosa in grado di deformare lo spazio-tempo, tutto sommato è appropriato. Oggi l'ipotesi della materia oscura è piuttosto accettata dalla comunità scientifica, sebbene non esistano prove dirette della sua esistenza. Ci sono alcune prove indirette, per esempio effetti di lente gravitazionale da parte di regioni dello spazio apparentemente vuote e anche alcune irregolarità nella distribuzione della radiazione cosmica di fondo. Ma di cosa è fatta la materia oscura? Sempre che sia fatta di qualcosa, perché non c'è scritto da nessuna parte che debba essere rappresentata da un campo quantizzato come vale per tutte le particelle del modello standard. E come facciamo a rilevarla? Un'ipotesi sulla composizione della materia oscura è che sia fatta di WIMP, particelle note come Weakly Interacting Massive Particles. E questo è il punto in cui cerco di dimostrarvi che la materia oscura forse non è così strana. Cosa vuol dire che la materia oscura interagisce con la materia barionica solo attraverso la gravità? Avete presente i neutrini? Avrete sicuramente sentito dire che possono attraversare grandi quantità di materia, addirittura un intero pianeta, senza toccare, cioè tecnicamente interagire, con nemmeno un atomo. Com'è possibile questo? Toccare un atomo significa interagire con esso, e interagire con esso significa subire l'influenza di una delle 4 forze fondamentali che conosciamo. La gravità è da scartare perché i neutrini, anche se oggi siamo sicuri che possiedono una massa, hanno una massa veramente molto molto piccola. Quindi no, la gravità è troppo debole nel caso dei neutrini. L'interazione elettromagnetica è da scartare, i neutrini infatti non possiedono carica. E anche l'interazione nucleare forte è fuori dai giochi perché i neutrini non possiedono nemmeno carica di colore. I neutrini possiedono solo carica debole e possono interagire quindi solo tramite l'interazione nucleare debole. Il problema è che la sezione d'Urto, vale a dire la probabilità di questa interazione, è molto molto bassa e quindi un neutrino può tranquillamente viaggiare nella gran quantità di spazio vuoto che è presente dentro e tra gli atomi senza mai interagire con essi. Il problema è nostro, concettuale. Noi siamo abituati a toccare le cose in tutt'altro modo. Per noi è l'interazione elettromagnetica a farla da padrone. Quando noi diciamo che abbiamo toccato qualcosa, vuol dire che abbiamo interagito tramite l'interazione elettromagnetica con esso. I neutrini non lo fanno e quindi è normale che sia più difficile immaginarsi questo tipo di comportamento. Ecco, le WIMP interagiscono o interagirebbero con la materia barionica debolmente, ma debolmente inteso in 2 sensi. Debolmente nel senso che interagiscono tramite l'interazione nucleare debole, come i neutrini. Debolmente nel senso che interagiscono poco. La sezione d'Urto sarebbe molto inferiore persino a quella dei neutrini. La differenza è che le WIMP possiedono massa, sono massive e quindi sono in grado di deformare lo spazio-tempo, al contrario dei neutrini che lo fanno in modo del tutto trascurabile. Ma questa non è l'unica ipotesi. La materia oscura potrebbe interagire con la materia barionica davvero solo attraverso la gravità e in quel caso saremmo nei guai perché è l'interazione più debole, è la più difficile da rilevare. Altrimenti potrebbe interagire attraverso una forza che noi ancora non conosciamo. E questo è lo scopo dell'esperimento PADME dell'INFN di Frascati. E non cominciate a immaginarvi delle particelle di luce che gettano ombre. Fotone oscuro è solo il nome che è stato scelto per la particella che dovrebbe veicolare questa interazione.
L'idea di fondo non è complicata. In un acceleratore di particelle, quando due particelle si scontrano, si genera una pletora di altre particelle, che però devono rispettare una regola molto stringente. L'energia totale di queste particelle prodotto, inclusa l'energia associata alla loro massa, deve essere uguale all'energia totale delle particelle iniziali. Ecco, se la materia barionica interagisse con la materia oscura, scambiandosi appunto un fotone oscuro, potrebbe cedere una piccola quantità di energia alla materia oscura e quella quantità di energia sarebbe mancante. Noi dovremmo osservare un deficit nell'energia complessiva finale delle particelle prodotte. Questa cosa però, se avviene, dovrebbe avvenire molto raramente, perché altrimenti ce ne saremmo già accorti. Eppure, sebbene non abbiamo ancora avuto una dimostrazione diretta dell'esistenza della materia oscura, sappiamo quanta è. Fatta 100 l'energia totale dell'universo, solo il 5% è associabile alla materia barionica, il 27% è materia oscura, appunto 5 volte tanto, e il resto? Il resto è energia oscura, ma questo è argomento di un altro video. Bene ragazzi, questo video finisce qui e se vi è piaciuto, come al solito, pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Io ringrazio ancora Sandro di quantizzando.it per la consulenza, ringrazio voi per la visualizzazione, vi do appuntamento al prossimo video e come al solito, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate.